Lezione 1. Consigli di viaggio. Ehi Anna, stavo pensando al nostro ultimo viaggio e a come il processo di pagamento a volte possa creare confusione. So cosa intendi. Mi preoccupo sempre del conto al momento del pagamento. Hai avuto problemi? Non proprio, ma ho notato che alcune persone non capivano che potevano pagare alla reception al momento del check-out. Questo è un errore comune. È importante chiarire tutte le accuse prima di partire. Esattamente. Ricontrollo sempre la mia fattura per assicurarmi che non ci siano commissioni impreviste. È intelligente. Ricordo che una volta mi è stato addebitato un articolo del minibar che non avevo nemmeno utilizzato. È frustrante. Gli hotel dovrebbero essere chiari su cosa è incluso e cosa no. Decisamente. Faccio sempre domande se qualcosa non sembra chiaro. La comunicazione è fondamentale. Giusto. Ed è utile leggere le clausole scritte in piccolo al momento del check-in. Può risparmiarti un sacco di problemi in seguito. Sono d'accordo. Mi piace anche tenere un registro delle mie spese durante il soggiorno. Mantiene tutto organizzato. È un'ottima idea. Può aiutarti anche a rispettare il tuo budget. Esattamente. Inoltre, semplifica il confronto dei costi durante la pianificazione di viaggi futuri. A proposito di costi, ho appreso recentemente che alcuni hotel offrono sconti per soggiorni prolungati. Veramente? Sono informazioni utili. Ho sempre desiderato esplorare luoghi per periodi più lunghi. Lo stesso qui. È bello stabilirsi e sperimentare davvero la cultura locale. Assolutamente. E a volte puoi trovare attrazioni uniche che non si trovano nelle tipiche guide turistiche. Giusto. Esplorare aree meno conosciute può portare ad alcuni dei migliori ricordi di viaggio. Hai mai vissuto un'esperienza particolarmente memorabile durante il viaggio? Sì. Una volta mi sono imbattuto in un festival locale e la comunità era così accogliente. Sembra incredibile. Sono momenti come quelli che rendono utile il viaggio. Esattamente. Si tratta di connettersi con le persone e abbracciare nuove esperienze. Non vedo l'ora del nostro prossimo viaggio. Con tutti questi suggerimenti, sono sicuro che sarà ancora migliore del precedente. Decisamente. Facciamo un piano ed esploriamo insieme un posto nuovo. Lezione 2. Avventure al forno. E Anna, ho sentito che stavi preparando dei biscotti l'altro giorno. Com'è andata? È stato molto divertente. Ho deciso di fare dei biscotti con gocce di cioccolato. Sono i miei preferiti. Bella scelta. Hai usato qualche ingrediente particolare? Sì, ho spezzato una barretta di cioccolato e ho aggiunto pezzi invece di usare patatine. Ha reso i biscotti ancora più appiccicosi. Sembra delizioso. Adoro i biscotti appiccicosi. Come hai fatto a far sciogliere il cioccolato nel modo giusto? Ho aggiunto i pezzetti di cioccolato negli ultimi minuti di cottura. Li aiuta a rimanere morbidi e a sciogliersi perfettamente. Ottimo consiglio. Hai avuto difficoltà durante la cottura? In realtà, l'ho fatto. All'inizio ho misurato male la farina e alla fine ho ottenuto un impasto troppo appiccicoso. Oh no! Come hai risolto il problema? Ho aggiunto ancora un po' di farina fino a raggiungere la giusta consistenza. Si tratta di trovare l'equilibrio perfetto.
È vero. La pasticceria a volte è come una scienza. Qualcuno ti ha aiutato in cucina? Il mio fratellino voleva aiutare, ma soprattutto voleva solo mangiare l'impasto dei biscotti. Classica mossa da fratello. L'impasto è spesso la parte migliore. È riuscito ad aiutarci. Un po'. Gli ho lasciato mescolare gli ingredienti ed era così orgoglioso di se stesso. È fantastico. Cucinare insieme può creare grandi ricordi. Decisamente. Abbiamo anche fatto un pasticcio, ma alla fine ne è valsa la pena. Un po' di confusione fa parte del divertimento. Come sono venuti i biscotti? Si sono rivelati fantastici. Tutti nella mia famiglia li adoravano. Abbiamo finito l'intero lotto in una sera. Wow, è impressionante. Hai condiviso la ricetta con qualcuno? Sì, l'ho condiviso con i miei amici e anche loro vogliono provare a realizzarli. È fantastico. È divertente diffondere la gioia di cucinare. Hai intenzione di provare altre ricette? Io faccio. La prossima volta sto pensando di sperimentare con i biscotti di farina d'avena e uvetta. L'uvetta di farina d'avena sembra deliziosa. Hai qualche trucco speciale per questi? Lezione 3. Comprendere i prezzi. E Anna, volevo discutere dei nostri piani per il nuovo progetto. Eccellente, ora parliamo di prezzi e termini di pagamento. Sicuro. È essenziale avere chiari i costi fin dall'inizio. Qual è la tua opinione sul budget? Credo che dovremmo delineare tutte le potenziali spese, inclusi materiali, manodopera e eventuali costi imprevisti. Questo ha senso. Avere un budget dettagliato aiuta ad evitare sorprese in seguito. Come vuoi gestire i termini di pagamento? Penso che offrire un deposito in anticipo sarebbe una buona idea. Garantisce l'impegno da parte del cliente. Sono d'accordo. Un deposito aiuta anche a coprire i costi iniziali. Quale percentuale ritieni ragionevole? In genere, il 20-30% è standard. Fornisce sufficiente sicurezza per noi senza essere troppo gravoso per loro. Sembra giusto. Dopo il deposito, come dovremmo strutturare i pagamenti rimanenti? Suggerisco di dividere il resto in tappe fondamentali. Possiamo impostare risultati specifici per ciascun pagamento. Questo è un approccio intelligente. Mantiene entrambe le parti responsabili e garantisce il progresso. E la tempistica di questi pagamenti? Idealmente, dovremmo allineare i pagamenti alle fasi del progetto. Ad esempio, dopo la progettazione iniziale, potremmo richiedere un altro pagamento. Perfetto! In questo modo, il cliente può vedere il valore che sta ricevendo in ogni fase. Hai preso in considerazione eventuali penalità per pagamenti scaduti? Sì, penso che includere una clausola sulle penalità per il ritardo sia saggio. Incoraggia la puntualità dei pagamenti e protegge la nostra attività. Assolutamente. È importante mantenere la professionalità pur essendo onesti. Che ne pensi degli sconti per pagamenti anticipati? Offrire un piccolo sconto può incentivare i clienti a pagare prima del previsto. È una situazione vantaggiosa per tutti. Mi piace l'idea. Costruisce buona volontà e può rafforzare il nostro rapporto con i clienti. Esattamente. La comunicazione è fondamentale. Dovremmo assicurarci che i nostri prezzi e termini siano chiaramente indicati nel contratto.
Decisamente. Un contratto ben dettagliato protegge entrambe le parti e stabilisce aspettative chiare. Concordato. Redigerò una proposta che delinea tutto ciò di cui abbiamo discusso e potremo esaminarla insieme. Suona bene? Non vedo l'ora di vedere come tutto si riunirà. Prezzi chiari ci aiuteranno ad avere successo. Anch'io sono emozionato. Con un piano solido, possiamo concentrarci sulla fornitura di grandi risultati per i nostri clienti. Lezione 4. Tesori del passato. E Anna, stavo leggendo di un personaggio di nome Marley e dei suoi insoliti tesori. Oh, veramente? Di che tipo di tesori stiamo parlando? Aveva chiavi, casse, registri, borse e persino atti. Sembrava tutto molto misterioso. Sembra intrigante. Ogni elemento deve avere una propria storia o significato. Esattamente. Le chiavi simboleggiano l'accesso a luoghi nascosti, mentre le casse custodiscono segreti finanziari. E i registri? Probabilmente tenevano i registri delle transazioni importanti, giusto? Sì. Sono cruciali per comprendere la storia e il modo in cui le persone gestivano la propria ricchezza. È affascinante quanto possiamo imparare da questi oggetti sulla vita di qualcuno. Decisamente. Ogni oggetto riflette le priorità e i valori della persona che lo possedeva. Mi chiedo se a Marley interessassero di più i soldi o i legami personali. È un pensiero interessante. Forse apprezzava la sicurezza sopra ogni altra cosa. O forse era solo un collezionista di ricordi, ogni oggetto rappresentava un momento nel tempo. Mi piace quella prospettiva. Mostra come i beni materiali possono avere legami emotivi. Esattamente. Ci ricorda che le nostre cose spesso raccontano storie su chi siamo. Pensi che dovremmo conservare certi oggetti come tesori nella nostra vita? Credo di sì. Gli oggetti sentimentali possono portare conforto e ricordarci esperienze importanti. E tu? Hai qualche oggetto speciale di cui fai tesoro? Sì, ho un medaglione di mia nonna. Contiene una sua foto da giovane. Questo è bello. Deve essere un meraviglioso legame con la storia della tua famiglia. Lo è davvero. Mi fa sentire vicino a lei, anche se non è più qui. Questo è il potere dei ricordi. Possono essere preservati in modi così significativi. Vero, è essenziale apprezzare ciò che abbiamo e le storie dietro di essi. Sono completamente d'accordo. Ogni oggetto può essere un ricordo del nostro viaggio attraverso la vita. Lezione 5. Trovare il posto perfetto. E Anna, sto cercando un nuovo posto dove stare, ma sembra tutto troppo costoso. Capisco, può essere difficile trovare qualcosa che sia conveniente e comodo. Esattamente. Voglio un posto che ti faccia sentire a casa senza spendere una fortuna. Hai esaminato gli alloggi condivisi? Ciò potrebbe ridurre il costo. È una buona idea. Condividere con i coinquilini può rendere la vita più conveniente. Inoltre, può essere divertente vivere con gli altri, puoi incontrare nuove persone e condividere esperienze. Vero.
Ma sono un po' particolare riguardo al mio ambiente di vita. Ne ho bisogno per sentirmi a mio agio. Lo capisco. È importante avere uno spazio dove potersi rilassare. Mi assicurerò di leggere le recensioni prima di scegliere un posto. Aiuta a sapere cosa pensano gli altri. Decisamente. Le recensioni possono darti un'idea dell'atmosfera e della gestione della struttura. Hai mai avuto una bella o una brutta esperienza con un noleggio? Sì, una volta ho affittato un grazioso appartamento, ma in inverno il riscaldamento non funzionava bene. Sembra frustrante. Una temperatura confortevole è essenziale, soprattutto nei mesi più freddi. Esattamente. Ho dovuto vestirmi a strati solo per stare al caldo. Mi ha insegnato a controllare i dettagli del riscaldamento nelle recensioni. Mossa intelligente. Lo aggiungerò alla mia lista di controllo. Cos'altro dovrei considerare? Cerca servizi come il servizio lavanderia e la vicinanza ai trasporti pubblici. Buon punto. Questi possono rendere la vita quotidiana molto più semplice. E non dimenticare di controllare quanto è sicuro il quartiere. È fondamentale per la tranquillità. Assolutamente. Un ambiente sicuro non è negoziabile. Farò qualche ricerca anche su questo. Perfetto! Con un'attenta pianificazione, sono sicuro che troverai un posto fantastico. Grazie, Anna. Adesso mi sento più sicuro della mia ricerca. Vediamo cosa riesco a trovare. Lezione 6. Il valore dell'istruzione. E Anna, stavo pensando a come alcune persone vedono l'istruzione come un esercizio inutile. È una prospettiva interessante, ma l'istruzione può davvero aprire le porte a migliori opportunità di lavoro. Esattamente. Con una formazione adeguata e l'accesso all'istruzione superiore, le persone possono migliorare significativamente le proprie competenze. Giusto! È fondamentale per lo sviluppo personale e l'avanzamento di carriera. Quale pensi sia l'ostacolo più grande? Credo che l'accessibilità economica sia un grosso problema. Molte persone non possono permettersi i costi dell'istruzione superiore. Assolutamente. Il debito studentesco può essere schiacciante, rendendo alcuni esitanti a proseguire gli studi. E questo è un peccato perché l'istruzione è un investimento nel proprio futuro. Sì, inoltre, con il mercato del lavoro in continua evoluzione, la formazione continua è essenziale. Sono d'accordo. I lavori oggi richiedono spesso competenze specializzate che l'istruzione può fornire. Hai seguito qualche corso recentemente per migliorare le tue capacità? In realtà mi sono iscritto a un corso online sul marketing digitale. È affascinante. Sembra fantastico. L'apprendimento online rende l'istruzione più accessibile e flessibile. Lo fa. Posso studiare al mio ritmo bilanciando lavoro e altri impegni. Esattamente. È un modo conveniente per continuare ad imparare. Quali sono alcuni argomenti che hai trattato nel corso? Abbiamo discusso di strategie per i social media, SEO e tecniche di creazione di contenuti. Queste sono competenze preziose. I social media sono uno strumento davvero potente per le aziende oggi. Decisamente. Capire come sfruttarlo può davvero avere un impatto sul successo di un'azienda. Hai pensato a come potresti applicare ciò che stai imparando nel tuo lavoro?
Sì. Ho intenzione di implementare alcune strategie per aumentare la nostra presenza online. È una mossa intelligente. Potrebbe portare a un maggiore coinvolgimento e potenziali clienti. Lo spero. Dopotutto, l'istruzione dovrebbe riguardare le applicazioni pratiche. Assolutamente. Quando colleghiamo l'apprendimento a scenari del mondo reale, diventa significativo. Ed è per questo che credo che tutti dovrebbero avere accesso a un'istruzione di qualità. Lezione 7. Avventure nel fast food. E Anna, hai notato come i fast food sono diventati così popolari? Assolutamente. Sono convenienti, soprattutto quando le persone hanno fretta. Giusto. Ma quando ordini un fast food, devi prima aspettare in fila davanti al ristorante. Vero. A volte può sembrare una seccatura, soprattutto nelle ore di punta. Esattamente. È divertente come spesso desideriamo il fast food quando non abbiamo molto tempo. Sì, ma a volte mi chiedo se non stiamo sacrificando la qualità a favore della velocità. Questo è un buon punto. Alcuni fast food possono essere malsani se mangiati troppo spesso. Decisamente. È importante bilanciare la comodità con la nutrizione. Qual è il tuo fast food preferito? Di solito opto per un hamburger e patatine fritte, ma quando posso cerco di scegliere anche piatti alla griglia. È intelligente. Mi piace scegliere insalate o impacchi, si sentono un po' più sani. Ottima scelta! Hai provato qualche nuovo fast food di recente? Recentemente ho scoperto un'hamburgeria locale che utilizza ingredienti biologici. È stato delizioso. Sembra fantastico! Gli ingredienti biologici possono fare una grande differenza nel gusto. Di sicuro. Inoltre, è bello sostenere le imprese locali. Assolutamente! È bello sapere da dove viene il tuo cibo. A proposito, hai mai provato un fast food che ti ha sorpreso? Sì. Ho visitato un ristorante di tacos che offriva opzioni gourmet. Sono rimasto impressionato. Wow, tacos gourmet. Sembra intrigante. Cosa hai ordinato? Ho provato un taco piccante di gamberetti. Era così saporito e unico. Mi piacerebbe provarlo. È fantastico quando i fast food diventano creativi con il loro menù. Sì. Mantiene le cose interessanti e ci offre nuovi sapori da apprezzare. Ed è divertente esplorare cucine diverse anche in un ambiente fast food. Esattamente. Il fast food non deve essere noioso. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Lezione 8. Superare le barriere linguistiche. E Anna, stavo pensando a quanto sia importante conoscere le frasi di base quando si viaggia. Assolutamente. Salutare semplici e chiedere indicazioni può fare una grande differenza. Giusto. Anche solo dire ciao o grazie nella lingua locale dimostra rispetto. Sì, può rendere le interazioni molto più amichevoli. Hai in programma qualche viaggio a breve? Sono. Il mese prossimo andrò in Italia e voglio rispolverare il mio italiano. È emozionante. L'italiano è una lingua così bella. Hai in mente qualche frase specifica?
Voglio imparare a chiedere indicazioni e ordinare cibo. Quelli sono essenziali. Decisamente. Saper chiedere dov'è il ristorante più vicino sarà utile. Esattamente. E non vedo l'ora di provare l'autentica pizza italiana. Hai qualche consiglio? Al momento dell'ordine potete dire vorrei una pizza, per favore, che significa vorrei una pizza, per favore. Sembra perfetto. Lo eserciterò. E i saluti? Dire buongiorno per buongiorno e buonasera per buonasera è un ottimo inizio. Lo adoro. È bello salutare le persone nella loro lingua. Di sicuro, apre le conversazioni e ti fa sentire più connesso. Hai già viaggiato in Italia? Sì, ci sono andato l'anno scorso. La cultura e il cibo erano fantastici. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? Mi è piaciuto esplorare le piccole città. Ognuno aveva il suo fascino e la sua storia. Sembra meraviglioso. Spero di visitare anche qualche posto meno turistico. Decisamente. Non dimenticare di chiedere consigli alla gente del posto. Spesso conoscono i posti migliori. Ottima idea. Ne prenderò nota. Come ti sei orientato? Ho usato una combinazione di mappe e ho chiesto indicazioni. La maggior parte delle persone è stata molto utile. È rassicurante. Mi assicurerò di esercitarmi con le mie frasi così mi sentirò più sicuro. Lezione 9. Trovare un terreno comune. E Anna, ultimamente ho pensato molto alle trattative. Oh, cosa ti ha interessato? Ebbene, in ogni negoziazione è essenziale trovare un risultato reciprocamente vantaggioso. Assolutamente. Si tratta di raggiungere un accordo in cui entrambe le parti si sentano soddisfatte. Giusto. Quali strategie pensi che funzionino meglio per raggiungere questo obiettivo? Ascoltare attivamente è fondamentale. Quando comprendiamo i bisogni dell'altra persona, possiamo proporre soluzioni migliori. Ha senso. A volte, anche solo ascoltare l'altra parte può aprire nuove possibilità. Esattamente. Mostra rispetto e può aiutare a costruire la fiducia, che è fondamentale nelle negoziazioni. Ti è mai capitato di essere coinvolto in una trattativa che richiedeva un attento ascolto? Sì, una volta ho negoziato la scadenza di un progetto con un cliente. Ascoltare mi ha aiutato a comprendere le loro preoccupazioni. Questo è un ottimo esempio. Cosa hai fatto per affrontare le loro preoccupazioni? Ho proposto un approccio graduale, consentendo loro di vedere i progressi e concedendoci più tempo. Mossa intelligente. Si tratta di trovare l'equilibrio tra flessibilità e soddisfazione delle aspettative. Esattamente. Ed è importante essere chiari su ciò che puoi e non puoi offrire. La trasparenza è fondamentale. Aiuta a evitare malintesi su tutta la linea. Assolutamente. Ti è mai capitato di affrontare una trattativa difficile? Sì, quando dovevo negoziare il mio stipendio. È stato snervante. Posso immaginare. Come ti sei preparato?
Ho studiato i tassi di mercato e ho messo in pratica i miei punti con un amico. Questa è una strategia intelligente. Essere preparati può aumentare la tua sicurezza. Esattamente. Volevo presentare solide ragioni a sostegno della mia richiesta. E come è andata a finire? Alla fine ho ottenuto un aumento. È stato fantastico difendere me stesso. Lezione 10. Scelte di salute e benessere. E Anna, ultimamente ho pensato alla salute e a cosa possiamo fare per sentirci meglio. È un argomento fantastico. Prenderci cura della nostra salute è davvero benefico per il nostro benessere generale. Esattamente. Prendo quotidianamente un multivitaminico e integratori di omega 3. Mi aiutano a sentirmi più energico. È intelligente. Gli omega 3 sono noti per i loro benefici nel sostenere la salute del cuore e la funzione cerebrale. Sì. Ho letto che può anche migliorare l'umore e ridurre l'infiammazione. E tu? Cerco di seguire una dieta equilibrata, ma assumo anche vitamina D, soprattutto in inverno quando la luce solare è limitata. Ha senso. La vitamina D è fondamentale per la salute delle ossa e la funzione immunitaria. Giusto. È sorprendente quanto la nostra dieta influisca sul nostro umore e sui livelli di energia. Assolutamente. Ho notato una differenza da quando ho iniziato a concentrarmi su ciò che mangio. Anche io. Mi assicuro anche di rimanere idratato. Bere abbastanza acqua è essenziale. Decisamente. A volte me ne dimentico, soprattutto quando sono occupato. Come ricordi te stesso? Tengo una bottiglia d'acqua a portata di mano e imposto promemoria sul telefono. Aiuta davvero? È un'ottima idea. Dovrei provarlo. Ci sono altri integratori che prendi? Occasionalmente prendo probiotici per la salute dell'apparato digerente. Possono davvero aiutare con l'equilibrio intestinale. I probiotici sono interessanti. Ho sentito che possono migliorare la digestione e rafforzare il sistema immunitario. Esattamente. Si tratta di supportare i nostri corpi in diversi modi. Hai mai provato qualche supercibo? Sì. Adoro aggiungere semi di chia e spinaci ai miei frullati. Sono ricchi di sostanze nutritive. Sono scelte eccellenti. I supercibi possono davvero migliorare i nostri pasti. Mi piacciono anche i frutti di bosco, sono deliziosi e pieni di antiossidanti. Le bacche sono ottime per la pelle e la salute generale. Qual è il tuo preferito? Penso che i mirtilli siano i miei preferiti. Sono dolci e versatili. Li adoro anch'io. Sono perfetti nei frullati, nelle insalate o semplicemente come spuntino. Esattamente. Mangiare sano può essere divertente se diventiamo creativi. Lezione 11. Mangiare fuori. E Anna, hai sentito parlare di quel nuovo ristorante in centro? Sì, ho letto che non accettano prenotazioni. Chi prima arriva, meglio alloggia, giusto? Esattamente. Penso che sia abbastanza conveniente per le persone che vogliono provarlo. Sono d'accordo. Permette un'esperienza culinaria più spontanea. Quanto tempo ci vuole di solito per avere un tavolo? Da quello che ho sentito, può variare. A volte potresti aspettare 20 minuti,
ma altre volte potrebbe volerci più di un'ora. Non è poi così male per un posto popolare. Pensi che valga la pena aspettare? Decisamente. Ho visto alcune recensioni fantastiche sul loro cibo. La gente dice che è delizioso. Che tipo di cucina servono? Sono specializzati in piatti fusion, fondendo sapori e stili diversi. Sembra intrigante. Qualche piatto specifico che non vedi l'ora di provare? Sono davvero curioso del loro pollo piccante al mango. Sembra unico. Wow, sembra interessante. Mi piacerebbe provare qualcosa di diverso del genere. E tu? C'è qualcosa nel loro menù che ha attirato la tua attenzione? Sì, ho visto che hanno un'opzione vegetariana con verdure arrostite e quinoa. Sembra sano e gustoso. È fantastico che offrano scelte per tutti. Esattamente. Un menù vario è sempre un vantaggio. Hai pensato di andarci questo fine settimana? Sì. Penso che sarebbe una gita divertente. Potremmo andare presto per evitare lunghe attese. È intelligente. Potremmo anche esplorare la zona un po' prima di cena. Ottima idea. Ci sono alcuni negozi nelle vicinanze che sembrano interessanti. Perfetto. Allora contiamo di vederci verso le 17. Suona bene. Non vedo l'ora. Speriamo di trovare un tavolo velocemente. Decisamente. E penso che aiuti gli studenti ad apprendere il lavoro di squadra e le capacità di comunicazione. Esattamente. Queste competenze sono essenziali per il futuro, soprattutto nelle scuole superiori e oltre. Lezione 12. Budget per i viaggi. E Anna, sto programmando un viaggio e devo pianificare attentamente il budget. Voglio essere sicuro di tenere conto di tutte le spese. È intelligente. Hai già stimato il costo totale? Sì, dopo aver fatto alcuni calcoli, il totale, comprese tasse e commissioni, ammonta a $800. Rientra nel tuo budget? Sì, ma voglio assicurarmi di averne abbastanza per le attività e i pasti mentre sono lì. Bel pensiero. Hai considerato quanto spenderai ogni giorno in cibo? Pensavo dai 30 ai $50 al giorno per i pasti. Sembra ragionevole per provare i ristoranti locali. Sembra un piano solido. Mangiare localmente può davvero migliorare la tua esperienza di viaggio. E le attività? Voglio mettere in preventivo circa $100 per le attività, come i biglietti d'ingresso alle attrazioni e magari un tour o due. È un'ottima idea. I tour possono fornire preziosi spunti sulla cultura locale. Hai già studiato qualche attività specifica? Sì, ho trovato alcune opzioni interessanti, come un'escursione guidata e uno spettacolo culturale. Entrambi sembrano valere il prezzo. Sembrano fantastici. Esperienze del genere possono davvero rendere il tuo viaggio memorabile. Hai pensato ai costi di trasporto? Io ho intenzione di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici. Stimo circa $50 per quello. È una mossa intelligente. Il trasporto pubblico è spesso più conveniente e ti dà la possibilità di vedere la città da una prospettiva locale.